Ciao e benvenuto sul canale Mitologia e Leggende. Oggi ti parlerò del mito di Dioniso. Sicuramente quando sentiamo parlare di Dioniso ci vengono in mente vino che scorre, gente che balla, acini d'uva. In parte il mito si avvicina molto a queste rappresentazioni, ma di certo non è tutto qui. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e partiamo col video e ci vediamo alla fine per qualche considerazione finale. A dopo. Il greco Dioniso e il romano Bacco, pur significando lo stesso nome, sono diversi, se non opposti. L'uno è misterioso e sacro, l'altro è lussurioso e profano. Il primo corrisponde all'interiorità dell'uomo, il secondo all'esteriorità. Dioniso è il fuoco divino che infiamma l'animo e l'azione. Bacco è il fumo del vino e della crapula che intorbida la mente e intorpidisce le membra. Due poli opposti, due diversi effetti di una stessa causa. Il dio Diniso o Dioniso nacque tardi e precisamente quando gli uomini e con essi gli dei assaporarono per la prima volta il dolce e traditore succo della vite. La civiltà greca, a un certo punto della sua evoluzione, acquistò questa ulteriore conoscenza, la coltivazione dell'uva e la fabbricazione del vino, e ne attribuì il merito a un dio nato da Zeus e da una donna mortale. Anche il fuoco, simbolo dell'ardore della purpurea bevanda, più tardi paragonata al sangue della terra, è un elemento essenziale nella drammatica nascita del nume. E ancora una volta c'è la presenza di Era, in un'estrema e inutile difesa di un'arcaica e superata austerità. Zeus, sempre in cerca di nuove avventure, si era innamorato di Semele, la bellissima figlia di Cadmo e di Armonia, e quell'amore dette presto i suoi frutti, poiché la fanciulla si accorse di aspettare un figlio. Era, gelosa, ordì la sua vendetta, assumendo le sembianze di Beroe, nutrice di Semele. Chi ti dice che ti ami davvero? L'amore ha bisogno di prove. Mettilo alla prova, dunque. Fallo giurare di concederti qualunque cosa tu gli possa domandare. La fanciulla, nel successivo incontro, ottenne facilmente dall'augusto amante la promessa che avrebbe esaudito, una volta sola, qualunque richiesta che lei gli avesse fatto. «Mi ama, lo vedi?» disse Semele alla falsa nutrice. «E allora, se ti ama, si manifesti a te non sotto le spoglie mortali, ma nella sua magnificenza divina. Chi più di te ha il diritto di vedere in faccia, nel suo vero sembiante, il suo amore?» Semele allora chiese a Zeus di mostrarsi a lei con tutti i suoi attributi divini. Voleva vedere in faccia il suo Dio, il Padre e Signore del cielo e della terra. Zeus la supplicò di rinunciare a quella curiosità, che avrebbe potuto distruggere il loro amore, ma la fanciulla gli ricordò la promessa e attese, nel palazzo paterno, la manifestazione del nume. Il dio, infatti, le comparve innanzi in tutto il suo splendore, con in mano il fascio incandescente dei fulmini. Trasformò il palazzo e tutto ciò che in esso viveva in un immenso rogo. La bella Semele, avvolta dalle fiamme, cercò invano uno scampo. Zeus raccolse pietosamente il suo corpo e sottrasse alla morte il figlio che la sventurata portava nel grembo. Non essendo ancora compiuto il tempo della gestazione, il dio si fece cucire il feto dentro la coscia
e ve lo tenne fino al compimento dei 9 mesi. Quindi affidò il neonato a Hermes, che lo portò dalla sorella di Semele, Ino, che viveva col marito Atamante in Beozia, dicendole di allevarlo come se fosse stato una femmina. Ma l'astuzia di Hermes non ingannò Era, la quale per distruggere il frutto dell'amore di Zeus fece impazzire Ino e Atamante. L'uomo, con la mente sconvolta, uccise il figlio maggiore, Learco, scambiandolo per un cervo. La donna gettò il figlio minore in una caldaia di acqua bollente e poi con la piccola salma in braccio si precipitò da uno scoglio nel mare. A stento Zeus sottrasse il piccolo Dioniso alla furia assassina di Era, trasformandolo in un capretto. Poi Hermes lo condusse tra le ninfe del monte Nisa, che lo allevarono con amore, tanto che Zeus, riconoscente, trasformò quelle dolci ninfe in un gruppo di stelle, la costellazione delle Iadi. Intanto il giovane Dioniso crebbe in forza e in intelligenza e scoprì il frutto della vite e l'arte di trasformarlo in vino. Naturalmente, non conoscendone ancora gli effetti, ne abusò, e dicono infatti gli storici che Era lo fece uscire di senno. Ma il giovane dio guarì presto e incominciò a girare il mondo con un corteo festoso di ninfe, di satiri e di sileni. In altre parole, la scoperta del vino si diffuse un po' dappertutto, dal Medio Oriente all'Egitto, e in quest'ultimo paese, come riferisce Apollodoro, il giovane dio, purificato da Rea, imparò i riti occulti dell'iniziazione. Fu durante uno di questi riti che Dioniso varcò le soglie della morte e trasse dall'Ade l'infelice madre, ottenendo dal padre Zeus che fosse accolta tra gli immortali col nome di Tione. Ma chi era in realtà Semele? Probabilmente la frigia Zemelo, da cui Zemlia, che in russo vuol dire ancora oggi la terra. La virtù celeste di Zeus e la fertilità della terra producono Dioniso, il dio dell'ebbrezza, figlio del cielo e della terra. Il culto del nuovo dio si diffonde come un contagio, e dove le supreme autorità si oppongono al nume, la pazzia vendica l'offesa, fino a che non viene eretto il nuovo tempio al dio conquistatore. In Tracia, Licurgo, re degli Edoni, costrinse Dioniso a rifugiarsi in fondo al mare e imprigionò tutto il suo seguito, ma la pazzia lo sconvolse e assalì con la scure suo figlio, scambiandolo per un tralcio di vite. A Tebe, il re Penteo, narra Euripide nelle Baccanti, allarmato dalle orge cui le donne si abbandonavano in preda ai fumi del vino, si recò di persona sul monte Citerone per rendersi conto dei loro riti notturni. Ivi sua madre, fra quelle donne ebbre, lo scambiò per un cinghiale e lo fece sbranare dai cani. Da Tebe il culto dionisiaco passò in Argolia, si diffuse tra le isole dell'arcipelago, fertili di vigne. Diceva un'antica leggenda che il giovane Dioniso, mentre stava sulla spiaggia di una di quelle isole, fu catturato dai pirati tirreni per essere venduto come schiavo in Egitto o a Cipro. Ma le catene che lo avvincevano si sciolsero. La nave si coprì di tralci carichi d'uva. Il dio si trasformò in un leone e sbranò il capitano. I pirati, atterriti, si buttarono in mare, diventando delfini. Si salvò soltanto il timoniere, che aveva riconosciuto il nume. Nell'isola di Nasso,
Dioniso trovò l'infelice Arianna, figlia di Minosse, che era stata abbandonata da Teseo. Ne abbiamo già parlato e sappiamo bene che in un'altra versione Teseo abbandonò Arianna proprio perché il dio la pretese. Ad ogni modo Dioniso se ne innamorò, la portò con sé ed ottenne per lei, da Zeus, l'immortalità, come aveva già fatto per sua madre. In Etolia, infine, fu accolto con gioia da Eneo, o Ineus, colui che ha simpatia per il vino, in greco Oinos, che arrivò persino a cedergli la sua bella moglie Altea, e dalla cui unione nacque Deianira, futura moglie di Eracle. Così la scoperta del forte liquore che infonde calore e coraggio e libera l'animo dai crucci fa il giro del bacino mediterraneo, incontrando ovunque festose accoglienze, specialmente tra le donne. Menadi o Furenti erano infatti le sacerdotesse invasate dal dio, cioè ebbre di vino, dette anche baccanti, dall'appellativo Bacco, dato al nuovo nome. Le baccanti procedevano in corteo, cantando e danzando, con in mano un tirso, cioè un bastoncino con in cima pampini ed edera. Eccitate dal dio, si abbandonavano agli impulsi più sfrenati, ora crudeli, ora erotici, spesso trasformando il rito sacro in orge incontrollate e passate alla storia con nome di baccanali. Abbiamo detto all'inizio che lo stesso nome poteva avere due diversi significati. Possiamo aggiungere che Dioniso Bacco, ben presto, acquistò non due, ma addirittura tre aspetti, tre diverse fisionomie. Uno fu il gaudente Bacco, dio del vino e dell'allegria, che ama il canto e le feste, sempre in corteo, sempre in compagnia di sileni, di satiri e di ninfe. Il nome gradito ai romani dell'età imperiale, esaltato molti secoli più tardi da Lorenzo il Magnifico in uno dei suoi famosi canti carnascialeschi. Queste Bacco e Arianna, belli e l'un l'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stan contenti. Un altro è il nome del delirio orgiastico, oggi diremmo il dio della droga, che sconvolge la mente e le membra, scatenando gli istinti più crudeli e più bassi. Uno, infine, è il nume redentore, il Dioniso intorno al cui altare si rappresentavano le tragedie di Eschilo e di Sofocle, il dio che era stato iniziato ai riti segreti dell'antico Egitto e che conosceva l'arte di trasmutare gli uomini in dei. Il sempre giovane Dioniso, il sacro Tioneo, figlio della celeste Tione, è l'ebbrezza o il leggero delirio, immateriale, che fa percepire all'uomo la propria interiorità, quindi un Dio ancora vivo ed attivo nel meraviglioso e segreto universo dell'anima. Come hai ascoltato, il mito di Dioniso è molto più che il racconto del dio del vino. Anche a livello psicologico e filosofico, Dioniso si contrappone ad Apollo, due dei completamente diversi che rappresentano due caratteristiche anche dell'essere umano, ovvero la sregolatezza contro la ragione. Per questo si parla di Dionisiaco e Apollineo, come due aspetti contrapposti dell'animo umano. Sulle feste baccanali farò sicuramente un video specifico, perché erano feste immense e particolari che in alcune parti del mondo si svolgono ancora oggi. Ad ogni modo, se il video ti è piaciuto, lascia un like, condividilo e ricordati di iscriverti al canale. Io ti ringrazio per essere stato con me e ti do appuntamento alla prossima storia.